Se sto facendo questo video è grazie a voi. Quando il 2 luglio sono andata al concerto di Ado a Milano, ho incontrato alcuni di voi e mi avete detto che grazie a me, se avete conosciuto Ado, e di Ado ci ho fatto solo uno short, tipo 3 anni fa. Così mi sono detta, posso fare di meglio, posso fare un video su YouTube in cui parlo per bene della sua storia, così che ancora più persone la possano conoscere. Quindi eccomi qui, se non ci conosciamo, ciao miau, io sono Esther. Se ti piace questo tipo di video non dimenticare di iscriverti al canale e considera l'idea di abbonarti per contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo! Ado nasce il 24 ottobre 2002 e fin da bambina si dimostra molto introversa. Lei stessa si definisce con il termine giapponese inchiara, uno slang che indica una persona dal carattere cupo, chiuso e solitario. Sebbene in Occidente possa corrispondere alla parola introversa, in Giappone porta con sé una connotazione quasi negativa di chi fatica a integrarsi socialmente. Sin da piccola ama la musica, che scopre grazie all'amore di suo padre per i Kiss e i Queen, ma ama molto anche le colonne sonore dei film Disney, in particolare quelle con le principesse. Il suo sogno però è diventare un'illustratrice e mangaka. Le piace disegnare in classe, nonostante i suoi compagni prendano in giro sia lei che i suoi disegni, e dopo una critica sul fatto che non fosse poi così brava, finisce per chiudersi ancora di più nel suo guscio, che poi continua ancora adesso a disegnare ed è bravissima. Non capisco queste critiche da dove vengano. Durante la prima elementare, un episodio cambia radicalmente il corso della sua vita. Un giorno, mentre si trova a casa degli zii, la cugina le dice di avere qualcosa di speciale da mostrarle. Accende il computer e le fa vedere dei video fan-made di 2 celebri canzoni Vocaloid, Akuno Musume, la figlia del male, e Akuno Meshitsukai, il servo del male. Entrambe fanno parte di Story of Evil, una serie di canzoni create dal produttore Vocaloid Mofi. In quel momento la giovane Ado è perplessa, non capisce cosa sia, ma una volta tornata a casa inizia a cercare ossessivamente tutto quello che si cela dietro quelle canzoni, diventando ben presto una grandissima fan dei Vocaloid. Una delle cose che la colpisce di più del mondo Vocaloid è il concetto che dietro a quelle voci non ci siano esseri umani, ma software dotati di una propria identità visiva e culturale, che cantano così come cantiamo noi umani. La passione per i Vocaloid la porta ben presto a scoprire anche il Nico Nico Doga, una piattaforma giapponese simile a YouTube, particolarmente popolare tra chi vuole farsi un nome nell'industria dell'intrattenimento, e questo include anche i cantanti. È lì che entra in contatto con il fenomeno degli utaite, persone che pubblicano le proprie cover di canzoni, spesso Vocaloid o tratte da anime e videogiochi, accompagnate dalla dicitura utatemita, che significa ho provato a cantare. Gli utaite non si spacciano per professionisti, ma molti riescono comunque a emergere grazie al loro stile personale, diventando artisti affermati e arrivando persino a esibirsi dal vivo con musica originale. Ado quindi viene ispirata da tutti questi utaite e trova un nuovo obiettivo, la musica. Ed è così che senza esitare pubblica la sua prima cover, o appunto Utatemita, Kimi no Taion. Il nome che sceglie per quell'account è Ado, perché studiando l'opera teatrale giapponese Kaki Yamaguchi viene a conoscenza della struttura tipica delle rappresentazioni Kyogen, in cui compaiono 2 ruoli principali, lo shite, ovvero l'attore protagonista, e l'ado, che rappresenta il personaggio secondario, spesso utilizzato per il contrasto comico o per supportare la scena. Colpita dal nome Ado, lo trova subito interessante e da quanto ho capito lo sceglie principalmente perché le piace come suona, senza nessun motivo particolare dietro. Spinta da questa passione, continua a registrare cover con regolarità, costruendosi persino un piccolo studio di registrazione direttamente nel suo armadio, cosa che fa ancora adesso per le sue cover a quanto pare. Dopo qualche mese pubblica Kirai Kirai Giga Hitei, la sua 4ª cover, con cui finalmente si sente davvero sicura.
questa canzone sperimenta uno stile vocale più aggressivo ed energico, caratterizzato da inflessioni rock e un'intensità che diventerà poi il suo marchio distintivo. Ammirando molti Utaite, ha cercato di imitarne alcuni, e in particolare si sente molto l'influenza di Megatera Zero, noto per il suo stile funky rock e per le sue inflessioni vocali. E così, imitando e rielaborando, trova la sua voce, un mix originale di potenza, drammaticità e freschezza, destinato a lasciare il segno nella scena musicale giapponese. Nonostante i piccoli obiettivi, arrivata verso la fine delle superiori, Ado inizia a dubitare di se stessa. Si sentiva come se non stesse concludendo niente e aveva paura che sarebbe diventata una NEET dopo il diploma. Così decide di darsi un obiettivo specifico per cercare di raggiungerlo e il 17 settembre 2019 decide di annunciarlo ai suoi fan in una diretta, che in quel momento aveva un centinaio di spettatori. Una volta compiuti i 18 anni, terrò un concerto da solista allo Zepp Diversity e ricordatevi del nome di questo posto. Nel dicembre 2019 Ado realizza il suo primo progetto importante e professionale, prestando la voce al singolo Osmanthus, prodotto da Kujira, noto anche con il nome d'arte Whales Don't Sleep. Pochi mesi dopo, nel marzo 2020, partecipa a un secondo brano, Shikabanese, prodotto da John Yakitori, ed è proprio con questa canzone che inizia a farsi un nome all'interno della scena musicale alternativa giapponese. Nel maggio 2020 Ado prende parte alla raccolta Palette 4, pubblicata da Pony Canyon, che include voci emergenti legate alla cultura Vocaloid e al mondo degli Utaite. Anche se disponibili solo per il mercato giapponese, incide 2 canzoni, e questo progetto segna anche la prima collaborazione con il produttore Vocaloid Shudo, che tornerà ad avere un ruolo fondamentale nella sua carriera. E poi, un giorno qualunque, tornando da scuola, Ado riceve un messaggio su Twitter da parte di un rappresentante della Universal Music Japan. L'etichetta la osserva da tempo e decide di offrirle l'opportunità di debuttare come solista, cosa che verrà annunciata pubblicamente il 15 ottobre 2020. Il 23 ottobre 2020 invece, il giorno prima del suo 18° compleanno, avviene il debutto ufficiale di Ado sotto una major con il singolo Usewa, composta e scritta da Shudo. La canzone esplode, raggiungendo in breve tempo la vetta di quasi tutte le classifiche musicali giapponesi. Usewa, che si può tradurre come stai zitto, racconta di una giovane donna stufa delle aspettative soffocanti imposte dal mondo degli adulti, e la canzone si distingue per il suo messaggio audace e senza filtri. Proprio per questa ragione Usewa suscita anche la sua prima grande controversia. In Giappone un programma della TBS dedica uno speciale al caso, conducendo un sondaggio tra 2000 genitori per indagare le loro opinioni sul brano. Il risultato? Circa un terzo degli intervistati si è dichiarato fortemente contrario, con risposte del tipo: non permetterei mai ai miei figli di ascoltare questa musica diabolica. Il sondaggio viene lanciato in risposta a un fenomeno che stava prendendo piede nelle scuole. Sempre più bambini e ragazzi si divertono a cantare il ritornello di Usewa durante l'orario scolastico. Questo ha causato disagio tra genitori e insegnanti, tanto che in alcune scuole la canzone viene vietata. È importante però sottolineare i limiti e le distorsioni di un'indagine di questo tipo. Il programma si rivolge principalmente a un pubblico adulto e conservatore, difficilmente in grado di comprendere o identificarsi con il linguaggio, le sonorità e le emozioni che Usewa cerca di trasmettere. Se si chiede a un pubblico già distante da questa forma di espressione artistica di esprimere un giudizio, è quasi ovvio ottenere commenti negativi. Il rischio però è che da simili segmenti televisivi si arrivi a generalizzare che la musica destinata ai giovani sia automaticamente nociva e scorretta, anziché essere riconosciuta come una forma di sfogo e di denuncia sociale. Il brano non è stato pensato per essere educato, ma per parlare a chi si sente intrappolato. Ado stessa ha spiegato così il suo approccio: io canto con rabbia così che tu non debba farlo. È anche interessante notare che le critiche si siano concentrate su Ado
Ado, come se fosse lei l'autrice diretta del brano, quando in realtà Usewa è il frutto della collaborazione con il produttore Shudo, responsabile sia della composizione che del testo. Ado ha prestato la sua voce, certo, ma il messaggio era parte di un progetto condiviso. Nonostante le controversie, Usewa segna l'inizio di una carriera fulminante e continua a guadagnare attenzione e popolarità. A metà novembre 2020 il video raggiunge 5 milioni di visualizzazioni su YouTube e in appena 148 giorni supera la soglia dei 100 milioni di visualizzazioni. Il brano entra anche nella classifica giapponese delle parole più di tendenza dell'anno, classificandosi al secondo posto nel 2021. Da questo momento Ado inizia a creare musica e a collaborare con altri artisti, pubblicando canzoni e cover come Rabuka, Ready Made, Gira Gira, Odo. Se non le avete mai sentite vi consiglio di ascoltarle tutte quante. Nel giorno del suo 19° compleanno, Ado svela ufficialmente il suo logo personale. A prima vista vi chiederete, perché c'è una rosa blu? Le rose blu non fanno parte del design originale del suo avatar, né del suo marchio visivo, fino a quando Ado ne scopre il significato simbolico. Nel 2002, proprio l'anno in cui nasce, il Giappone riesce per la prima volta a creare delle vere rose blu. Nel linguaggio dei fiori il loro significato quindi cambia radicalmente, da impossibile a i sogni diventano realtà. Questa trasformazione risuona profondamente in lei, la storia di qualcosa che un tempo era considerato irrealizzabile ma che diventa possibile, diventa il simbolo perfetto del suo percorso artistico. Il 2022 comincia con l'uscita del suo primo album completo, Kyogen, titolo che deriva dalla stessa forma di teatro giapponese che ha ispirato il suo nome d'arte. L'album contiene 14 tracce, ciascuna realizzata da un diverso produttore Vocaloid, e rappresenta un vero omaggio alla creatività e alla varietà espressiva di questa comunità musicale. Kyogen riesce a portare il mondo Vocaloid sotto i riflettori del mainstream, non solo in Giappone, ma anche a livello internazionale. Anche qui il successo è immediato. Kyogen raggiunge la vetta di quasi tutte le classifiche giapponesi e diventa il primo album di un'artista donna a vendere oltre 100.000 copie nella prima settimana dai tempi del 2008. Nei mesi successivi Ado pubblica nuove canzoni originali e cover, ma il passo più importante è un altro, le sue prime esibizioni dal vivo. In aprile si esibisce per la prima volta dal vivo allo Zepp Diver City, il locale dove sognava di cantare fin dai tempi del liceo e che aveva annunciato in quella live, vi ricordate? Il concerto, intitolato Kigeki, va benissimo e segna il suo debutto sul palco, seppur non facendosi vedere in volto. Il 2022 è già un anno straordinario, pieno di traguardi e soddisfazioni, ma il momento più importante della carriera di Ado deve ancora arrivare. Il 6 agosto, infatti, viene scelta per il ruolo della voce cantata di Uta nel film d'animazione One Piece Film Red. Quando gli è stato proposto, Ado non voleva crederci. Quasi pensa che al posto del famosissimo anime si riferissero a dei costumi da bagno, dato che One Piece in giapponese vuol dire anche costume intero. Ado quindi registra ben 7 canzoni per il film, ancora prima di sentire la voce della doppiatrice di Uta, perché lei canta solo le canzoni, non doppia il personaggio. Ognuna di queste canzoni viene realizzata da un produttore diverso che evidenziano la versatilità di Ado e vengono raccolte in un album chiamato Uta no Uta, cioè le canzoni di Uta. One Piece Red diventa il 6º film di maggior incasso di tutti i tempi in Giappone e in gran parte è dovuto alla sua incredibile colonna sonora. L'album e le canzoni raggiungono traguardi assurdi. L'album è il più scaricato in Giappone nel 2022. La sua canzone di apertura New Genesis diventa la prima canzone giapponese a raggiungere la vetta della classifica globale giornaliera Top 100 di Apple Music e 3 delle canzoni dell'album, New Genesis, Backlight e I Am Invincible, si posizionano rispettivamente al primo, secondo e terzo posto nella classifica Billboard Japan Hot 100. Per la prima volta da quando questa classifica esiste, un singolo artista conquista contemporaneamente l'intero podio. E in tutto ciò girava un rumor sul fatto che Eiichiro Oda, il creatore di One Piece, fosse il padre di Ado, perché Oda ha scritto al contrario è Ado. Ovviamente non è così, non c'è nessun tipo di nepotismo, ma anzi, a quanto pare Oda era fan di Ado già da molto tempo.
Uta no Uta segna un punto di svolta nella carriera di Ado, trasformandola dall'essere una cantante emergente dal Giappone a una delle voci giapponesi più riconoscibili a livello globale. Ciò porta Ado a firmare un nuovo contratto discografico con la Geffen Records, etichetta americana sotto Universal Music Group. Questo accordo si affianca a quello già attivo in Giappone e ha un obiettivo chiaro: lanciare la sua musica anche nel mercato statunitense. È il segnale che Ado è pronta a portare la sua voce oltre i confini del Giappone, anche con esibizioni internazionali. Nel marzo 2023 Ado lancia un sondaggio chiedendo direttamente ai fan quali canzoni vorrebbero sentirle cantare in un album di cover. La risposta è enorme. Così, a settembre 2023, pubblica il suo primo album di cover, intitolato Ado Sutatemita Album. L'album contiene 10 brani ed è un vero viaggio musicale tra epoche e generi. La selezione dei brani nasce da una combinazione tra i risultati del sondaggio e le scelte personali di Ado, che include pezzi che ha sempre desiderato interpretare. Si passa dal pop dell'era Showa ai classici Vocaloid, offrendo una grande varietà emotiva e stilistica. Per apprezzare appieno l'album, vi consiglio di ascoltare prima le canzoni originali, perché vi faranno apprezzare ancora di più le cover. Ado Sutatemita Album si piazza settimo tra tutti gli album pubblicati in Giappone a dicembre 2023, un modo perfetto per concludere un altro anno eccezionale per la nostra giovane Utaite. Poi, il giorno del suo 21esimo compleanno, arriva un annuncio davvero esplosivo. Ado intraprenderà il suo primo tour mondiale intitolato Wish. La notizia fa impazzire i fan di tutto il mondo, me compresa, ma porta con sé una grande domanda: come si svolgerà un tour dal vivo per un artista che ha scelto di mantenere segreta la propria identità? La risposta? Una scatola. Ebbene sì, i concerti di Ado sono davvero particolari perché lei si trova all'interno di una gigantesca gabbia cubica che, grazie a una serie di giochi di luce e di ombre, rende visibile solo la silhouette della ragazza, ma non la sua faccia. Durante il 2023 e 2024 Ado continua a essere sempre impegnatissima con dei progetti davvero interessanti, come ad esempio la collaborazione con il gruppo K-pop Le Seraphim, in cui ha cantato parte della loro versione giapponese di Unforgiven. Ha anche collaborato con Hatsune Miku con la canzone Sakura Biori and Time Machine. Miku è sempre stata un po' l'idol di Ado, quella che l'ha fatta avvicinare al mondo Vocaloid e Utatemita. Ado è felicissima di questa collaborazione ufficiale e si percepisce benissimo dalla sua performance live, in cui a metà canzone si commuove, proprio le si rompe la voce. Un'altra collab che proprio non mi aspettavo è la canzone Take Me to the Beach, fatta con gli Imagine Dragons, in cui canta sia in inglese che in giapponese. Il 26 giugno 2024 è stato pubblicato il singolo di debutto Otomodachi delle Phantom Sita, il gruppo idol creato e prodotto da Ado, con un concept molto particolare: horror retro. Le ragazze sono state scelte personalmente da Ado tramite audizioni ed è un gruppo davvero interessante. Vorrei parlarvene meglio in un altro video se vi può interessare. In seguito ammette di essersi trasferita negli Stati Uniti da novembre 2024 con l'obiettivo di imparare la lingua, ma con scarsi risultati. Non è ben chiaro se vive ancora lì, perché ha fatto un tweet dove diceva: sono negli Stati Uniti da novembre, ma dopo tutto questo tempo non riesco ancora a parlare la lingua. Cosa diavolo ci faccio qui? In un quote tweet però ammette di aver usato un traduttore automatico per scrivere quel tweet. I 3 più grandi sogni di Ado al momento sono vincere un Grammy, esibirsi al Coachella e realizzare il tour mondiale più grande mai intrapreso da un artista giapponese. A soli 23 anni Ado ha già compiuto passi straordinari, ma il suo viaggio è appena cominciato. Ha davanti a sé anni di musica, palchi e conquiste, e con il talento, la determinazione e la visione che la contraddistinguono è difficile immaginare che non riesca a trasformare anche questi sogni in realtà. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie mille per averlo visto fin qui. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate quest'artista, come l'avete conosciuta e qual è la vostra canzone preferita di Ado. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!